Abbiamo l'ultimo talk, sarà in collegamento, sarà direttamente da LinkedIn. Essendo in inglese abbiamo la nostra Sara che tradurrà l'intervento in italiano, quindi presento la prossima ospite con questo video. E abbiamo in collegamento Purna Virji, direttamente da LinkedIn. Le lascio il palco per il suo speech. Ciao! Ciao e buonasera a tutti, and congratulations on the Euro win. Forza Italia, right? Ciao, buonasera a tutti. Prima di tutto congratulazioni per la vittoria agli europei. Forza Italia. Thank you, Sarah. That was great. Okay, so we're talking all about myths, macros, and busting some marketing laws. Vi parlerò di alcune macro tendenze e di alcune leggi macro, diciamo, che regolano il mercato. What we saw last year was that more people went online than at any other previous time in history. And that's led to a ton of macro shifts, such as the flexibility of remote work and direct to consumer. Lo scorso anno, quello a cui abbiamo assistito, è sicuramente un grande cambiamento. Sempre più persone appunto hanno vissuto questi macro cambiamenti che ci hanno portato a vivere diversamente, come la flessibilità del lavoro da remoto, lo smart working, oppure il contatto diretto con i consumatori. Now, one of the key macro shifts that I'm paying a lot of attention to is this shift from the attention economy to the creator economy. E uno dei cambiamenti macro su cui ho posto maggiormente la mia attenzione è appunto il passaggio dalla cosiddetta attention economy, l'economia dell'attenzione, alla cosiddetta creator economy, l'economia dei creatori. So whereas people used to rely on the platforms like the LinkedIn's, the Facebook, the search engines to generate platforms and to build their audiences, now what's happening is the platforms are relying on the creators to generate content and to bring the audiences to the platforms. Mentre finora le persone si affidavano alle piattaforme, pensate ad esempio alle grandi piattaforme come Facebook, ad esempio, per raggiungere un'audience sempre più vasta, adesso le piattaforme si affidano ai creator per generare contenuti di qualità e per attrarre più audience alle piattaforme stesse. And so what this means for you is that it's much easier to build large audiences now, but also it's even more competitive. E quello che significa per voi è sicuramente che sarà molto più facile attrarre un'audience sempre più ampia, ma al contempo sarà sempre più difficile per via della competitività. And when we're trying to compete, I love this quote from Matt Zucker that says, "You can't optimize your way into greatness." Right? Uncommon growth, like we saw, requires a fresh look at how you do your marketing. E parlando di competitività vorrei citare questa frase che a me piace molto, che è stata detta da Matt Zucker, cioè non puoi ottimizzare la tua strada verso la grandezza, perché la crescita fuori dal normale, non comune, richiede uno sguardo fresco su come si fa marketing. And so to do that, let's revisit Byron Sharp's rules of growth that he outlined in his incredible book, How Brands Grow. If you haven't read it, I highly recommend it. And we'll use these rules to help bust two myths today. E quindi per avere questo sguardo fresco, diciamo, rivedremo le regole di Byron Sharp che vengono descritte in questo libro incredibile che a me piace tantissimo, che si intitola How Brands Grow. Sono le leggi, appunto le regole per la crescita, che ci aiuteranno a sfatare due miti molto diffusi. Ok, mito 1.
We grow by focusing on short-term results. Quindi il mito numero 1 è che ci concentriamo, cioè crediamo di crescere concentrandoci sui risultati di breve termine. And this is not just me saying that, okay? In a recent marketing survey at LinkedIn, we asked hundreds of marketers if they measure their marketing on a longer than 6-month horizon. E questo non lo dico io, perché abbiamo fatto fior di sondaggi su LinkedIn, intervistando centinaia e centinaia di marketer, chiedendo se valutano periodi cioè, per valutare le campagne di marketing superiori ai 6 mesi. Shockingly, only 4% said they did. E la cosa scioccante è stato il risultato, cioè solo il 4% lo fa. And then we asked, how many of you are optimizing your campaigns in 2 weeks or less? Here again, the survey confirmed what we all know, that marketing is so increasingly short-term because it shows that 75% of marketers, 75% of us are optimizing essentially in real time. Dopodiché abbiamo chiesto quanti di voi ottimizzano le campagne in un periodo di 2 settimane o inferiore alle 2 settimane. E il sondaggio ha un po' confermato quello che sapevamo già, perché il risultato è stato che il 75% dei marketer ottimizzano di fatto in tempo reale. But, if we think about B2B, our sales cycles are at least 90 days, right? At least 90 days. So if we're looking at the first 2 weeks and not looking beyond a couple of months, how can this be an accurate reflection of performance, right? Però se parliamo del B2B, il ciclo minimo, del B2B sono 90 giorni. E quindi come questo può riflettere accuratamente la realtà, la performance, se non si analizza un periodo di lungo termine, si riduce tutto a un paio di settimane o comunque a un periodo breve. So the big issue in marketing today is that us marketers are investing too much in big data, right? We want the AI tools to look at the big data, but we are not measuring or investing in long-term data. Quindi la grande questione del marketing al giorno d'oggi è che i marketer investono troppo nei cosiddetti big data e purtroppo non misurano, non valutano, non considerano, investono nei long data. So, well, short-term campaigns, like if you look at the graph, it shows that, hey, lead generation, like bottom of the funnel, it delivers more sales. E se guardiamo il grafico, qui vediamo che se andiamo in fondo all'imbuto, comunque al grafico, c'è un aumento delle vendite di fatto. Pero, if you measure marketing over a longer term horizon, like more than 6 months, you see that brand building starts to deliver more sales volume, more net profits. Diciamo che a livello di vendite magari non c'è questa crescita rilevante, ma se invece si misura il marketing in questo periodo di lungo termine, quindi oltre i 6 mesi, il brand inizia a costruirsi e quindi fa aumentare anche le vendite, aumentando anche gli utili netti. And this happens because most buyers are not in market this year. It takes time, right? Let's say that you sell cloud computing solutions. There's going to be only a small amount of customers looking to buy cloud computing right now. But there will be a lot more customers ready to buy over the next 1 or 2 years. Il motivo di tutto ciò è semplicemente che molti clienti, la maggior parte dei clienti, non si trovano in market, quindi sul mercato, in questo momento, quest'anno. Ci vuole un po' più di tempo. Quindi supponiamo che la nostra azienda venda soluzioni cloud, servizi cloud, magari adesso ci sono pochi clienti che intendono acquistare questo tipo di servizi, ma nei mesi a venire sicuramente ci saranno
più clienti, quindi nel prossimo anno, nei prossimi 2 anni aumenterà il numero dei clienti. So especially in B2B, there is much more money to be made in the long term versus in the short term. So we need to plan our content accordingly to reach people now and in future. Soprattutto quindi nel B2B c'è la possibilità di avere più introiti nel lungo periodo piuttosto che nel breve periodo e quindi occorre pensare ai contenuti in base a questo per raggiungere le persone adesso e per raggiungere le persone anche in futuro. And the key to do that is to be always on, which means having ongoing content that's always available versus just a few campaigns here or there. You need content that's always available. E quindi la chiave in tutto questo è essere sempre on, always on, cioè sempre attivi, avere sempre un contenuto disponibile da condividere con le persone piuttosto che invece fare campagne in maniera saltuaria o occasionale. And here's why. Research from Forrester and Google shows that 90%, like 90% of this decision-making process in B2B is completed before people even contact a vendor. And as part of that, they are reading 13 pieces of content along the way. E questo è dimostrato anche da ricerche effettuate da Forrester e Google che fanno vedere che il 90%, e sottolineo il 90% del processo di acquisto, viene effettuato e completato ancora prima del contatto con il venditore. E in tutto questo passaggio, in questo viaggio, il consumatore si avvale di 13 tipi di contenuti in questo processo. Exactly, and if you're not there, like what happens if you're not there? You can drastically reduce the number of buyers for your brand. In fact, 74% of B2B buyers will choose the vendor that is first to help them with useful content. Quindi cosa succede se non lo facciamo? Se non siamo pronti ad aiutare il consumatore con dei contenuti? Succede che riduciamo il numero di buyer che scelgono il nostro brand, perché il buyer nel B2B sceglierà il vendor, il venditore che per primo lo aiuterà condividendo dei contenuti utili. So really don't think short term, like think about continuously reaching all the buyers of your category. Don't go silent, always hit them up. Quindi non bisogna pensare a condividere contenuti in maniera saltuaria, bisogna continuamente condividere contenuti per raggiungere tutti i buyer della categoria, dare sempre degli stimoli, continuamente. And we'll do this both for brand, like top funnel and bottom funnel content, which brings us to the next myth that, it's too difficult to make the case to invest in brand awareness. E questa immagine dell'imbuto di cui parlavamo prima, in cui bisogna considerare sia la parte stretta, diciamo, che la parte finale, allargata, ci porta a parlare del secondo mito, cioè che è difficile giustificare un investimento nella brand awareness. Here's the thing. The B2B buyers who focus on the bottom of the funnel, right? Those performance marketers, they already use financial language like cost per acquisition, revenue attribution. These people talk like CFOs, and as a result, they get the bigger budgets. Il fatto è questo, che i marketer del B2B che si concentrano solo sulla parte finale dell'imbuto, quindi sulle vendite, diciamo, sono i cosiddetti performance marketer che già usano un linguaggio tutto finanziario, se vogliamo, parlano di costo per acquisizione, di attribuzione degli utili, quindi già si comportano un po' come dei direttori finanziari e di conseguenza però si aggiudicano dei budget più ricchi. But us brand marketers, we don't sound like CFOs, right? Sometimes brand marketers can sound like astrologists talking about brand personality, look and feel, voice and tone.
Invece noi brand marketer siamo sicuramente diversi. Quando parliamo non sembriamo dei direttori finanziari, anzi forse sembriamo più degli astrologi, perché parliamo di personalità del brand, di aspetto, di sensazioni, emozioni, di tone of voice e tutte queste cose. Rory Sutherland has such a great quote about this. He said, talking to a finance director about brand iconography is like going to the head surgeon at St. Mary's Hospital and suggesting that they trust in the power of healing crystals. Right? E Rory Sutherland a questo proposito ha detto una cosa molto bella, una citazione che mi piace sempre menzionare, cioè parlare con un direttore finanziario riguardo all'iconografia del brand è come andare da un neurochirurgo in un prestigiosissimo ospedale consigliandogli di affidarsi al potere curativo dei cristalli. But that's why we get our budgets cut. But you and I, Noi, we know the power of brand marketing, right? It's the best investment a marketer can make because it helps to increase mental availability. Ecco, questo è un po' quello che noi sembriamo ai nostri colleghi nella finanza, però sappiamo benissimo invece, noi e voi, quanto sia importante invece il potere del brand marketing, perché è il migliore investimento che un'azienda B2B possa fare, perché aumenta la cosiddetta mental availability, la disponibilità mentale. And if we take the mental availability test, right? Let's say you're going to think about it, what brand comes to your mind, okay? Adesso proviamo allora a fare un test della disponibilità mentale. Pensiamo a un brand qualsiasi che ci viene in mente. So if I think that I need to buy a book for my friend's birthday and I need to have it delivered in the next 2 days. Facciamo questo esempio. Ho bisogno di comprare un libro per il compleanno di un amico e voglio che mi venga consegnato entro 2 giorni. Of course, we think about Amazon. Chiaramente ci viene in mente Amazon. If I say I need a sexy and reliable motorcycle, Se invece dico voglio una moto affidabile e sexy, Ducati, of course, isn't it? It has to be an Italian brand. ovviamente Ducati, no? Deve essere italiana per forza. And then if I say I need to buy a low-cost bookcase for my house, Oppure se dico devo comprare una libreria a basso prezzo per la mia casa, IKEA, no? Ikea, no? Right? So brands are these mental shortcuts that help us make fast and easy decisions. Whatever brand we think of most easily is the brand we buy. Questo perché i brand sono una scorciatoia mentale che ci aiuta a prendere una decisione più facilmente e più in fretta. E il brand che pensiamo più velocemente e più facilmente è poi il brand che tendiamo a comprare. And it's not just me saying that. Like time and again, research has shown that the brand that gets thought of most easily at the right time in the buying situation is the brand that gets bought. E non sono nuovamente io a dirlo, ma fior di ricerche che dimostrano appunto che i brand che vengono pensati più facilmente in tutte le situazioni di acquisto sono poi i brand che vendono di più, che vengono acquistati di più. And it's not just about those short-term sales. Like brand creates value that the short-term, the lower funnel cannot. E non si tratta solo del breve termine, dell'attivazione, diciamo, perché l'attivazione della vendita sicuramente incrementa le vendite nel breve periodo, però non crea un valore che invece può creare il brand. So brand influences also sales, but also long-term sales, pricing power. You know, why can Gucci and Ferrari charge so much? They have a strong brand. It can lead to increasing your talent branding, right? Attract better people to want to come work for your company. Brand is much more powerful. Il brand ha un'influenza su
anche sulle vendite nel lungo periodo, non solo nelle vendite del breve periodo. Se pensate ai forti brand, ad esempio Gucci o Ferrari, perché riescono a vendere a questi prezzi così alti? Perché sono brand molto forti e quindi riescono appunto a creare un valore, riescono a raggiungere persone anche di un certo livello proprio per il valore che sono riuscite a creare. And so make sure that as a marketer, you're properly capturing and measuring the impact that brand has. E quindi come esperti di marketing dobbiamo concentrarci sulla misurazione dell'impatto che un brand può avere. And that means going beyond the common metrics such as impressions and views, right? That's been there. But we want to focus more deeply on metrics such as the brand lift, the sentiment analysis. How do people feel about your brand? How your share of feed, how much you own a certain topic in your industry. Like these are really KPIs and metrics that you can measure. E per misurare l'impatto di un brand in modo più approfondito dobbiamo andare oltre alle unità di misura o le metriche, se vogliamo, che usiamo normalmente come le impressioni, le views, i click. Dobbiamo spostarci invece su altre misurazioni, su altre valutazioni, quali la brand lift, gli studi sulla topic ownership, l'analisi, la sentiment analysis e tutto ciò che mi racconta un po' l'impatto che il mio brand ha sulle persone. And this is what we can go back to our CFOs with and then tie back to the euro amount so we can earn more budget. A quel punto, misurati questi aspetti, allora possiamo tornare dal direttore finanziario e dire quanto il brand vale, quindi puntare su questi aspetti per far aumentare anche le vendite e avere un budget migliore, quindi. So remember, the rule is focus on building brand salience to help fuel your growth. Quindi la regola è questa, bisogna concentrarsi sulla brand salience, la rilevanza del brand, per favorire la nostra crescita. So, okay, we're going into this creator economy and it sounds so complicated and other marketers love to make things more complicated, but it is not that complicated. If you just do these solo duo things, you will go a lot further and you'll get a leg up on your competition. Adesso che ci avviciniamo alla creator economy tutto sembra più complicato e tanti del settore cercano anche di dipingere la realtà più complicata di quello che è, ma fidatevi, non è così difficile, non è così complicato, bisogna solo attenersi a queste due regole fondamentali. Exactly, which is grow by continuously reaching all the buyers. And then you want to focus on building your brand salience to help you fuel growth. Quindi le ripetiamo, crescere costantemente, raggiungendo costantemente tutti i buyer nella categoria e concentrarsi sulla rilevanza del brand, sulla brand salience, per appunto costruire più valore del brand e crescere più velocemente, favorire la crescita. Perfect. It's simple, it's easy to do, all of you can do it, so good luck. And mille grazie to Sarah and to all of you. Quindi questo è tutto quello che dobbiamo fare e credetemi è facile e sappiamo farlo tutti, quindi in bocca al lupo e grazie mille per la vostra attenzione e grazie anche per l'aiuto nella traduzione. Grazie a Purna, grazie a chi ci sta seguendo da casa e grazie anche a Sara per aver tradotto questo intervento. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo main stage, ci sono ancora le sale che stanno andando in parallelo. Grazie a tutti, grazie ancora una volta a chi ci sta seguendo da casa. Ci vediamo domani. Prima di vederci domani, dalla regia mi fanno segno che giustamente devo salutare Sergio Algozzino che ha fatto una serie di vignette che ora ci va a raccontare. Facciamo un brevissimo recap della giornata, a parte quelle che abbiamo anche già visto, andando proprio in ordine dalle ultime. Si parlava di computer quantistici, piani sovrapposti, un computer quantistico per vedere più piani sovrapposti. Picasso dice, già fatto. Oppure, ad esempio, andando un pochino indietro, quando si parlava di intelligenza artificiale,
quindi è divorziato da tuo marito e ti sei sposata con un robot? Sì, ma è freddo, risponde meccanicamente, non dà affetto. Infatti è uguale al mio ex marito, ma almeno non sporca. Poi, tornando sempre un pochino indietro, abbiamo visto il nostro, non mi ricordo come si chiama il robot che suona. Teotronico. Teotronico, un robot che suona il piano, ma se non suona la musica di Big non vale. Questo è quello che fanno tutti. Conferenza su TikTok, dura massimo 1 minuto e si parla con spezzoni di film. Ehi tu porco, levale le mani di dosso, la vita è come una scatola di cioccolatini. Sarebbe stato bellissimo in effetti se avesse parlato in playback. E infine, quasi l'ultima, abbiamo parlato anche di e-commerce dopo la pandemia. Oh mio Dio, è caduta la connessione, dovevo comprare un elastico. Io sono un grande in realtà, abuso tantissimo degli acquisti online, però a volte ho visto davvero gente disperata che diceva oh mio Dio, mi è caduta la connessione, non posso comprarmi la pizza. Verissimo. E per chiudere abbiamo visto uno spettacolo bellissimo con Angelo Maggi che ci ha donato più voci e ci ha fatto vedere questa esibizione splendida. Ho immaginato uno scambio di copioni, lui che si confonde in sala, a buona va con Iron Man, a buona va, prendi questo, Simpson. Angelo, abbiamo sbagliato copione. E questo era... Vedi, però, se l'avessi saputo prima, non ti avrei chiamato in ballo alla fine, non ti avrei salutato perché per l'ennesima volta non mi hai fatto la vignetta. No, le ho fatte le altre volte, però questa volta, insomma... Ci vediamo al prossimo. Le troviamo tutte sull'Instagram del Web Marketing Festival. Grazie mille a Sergio Agolzino. Grazie sempre a te, grazie a tutti.